Che sound vlog, ragazzi. Le puntarelle senza aglio. Siamo non mangiamo. Ma sapete che salsa c'è? Quando vieni a Roma, che chiedi da mangiare che ti piace tanto? I carciofi, i fiori di zucca e i puntarelle. Ma quanto sono buone le puntarelle, ragazzi. Sono stupende. Però non ve ne faccio insalata, invece faccio una pasta. Spaghetti con puntarelle e alici. E non potete capire che sono buone. Prima cosa che facciamo, gli ingredienti. Quindi ci serve un bello spaghettone, un limone, ma il succo di limone ci serve anche un po' di buccia. Poi il peperoncino, l'aglio, le alici e il burro. Qui con sta pasta immagino un po' di burro e un po' di olio. Oppure tutto olio. Perché tu dici, ma ti sei deciso? No, non mi sono deciso perché io voglio provare le cose, mi devo divertire. Poi puntarelle, quindi è la Catalogna, vedete sta pianta che ha questi germogli grandissimi, noi li chiamiamo cicci a Roma, che poi diventano queste qua, le puntarelle, e queste sono fatte a mano. Partiamo subito da che cosa? Che cosa serve per lavorare le puntarelle? Questo coltellaccio qua, curvo, brutto, economico, ma è tanto utile. Poi questo coltello è difficile da affilarlo e per riavvivare il filo, la lama, dovete passarlo sull'acciaino. L'acciaino che fa? Ravviva, non affila, ravviva il taglio. Io però che cosa faccio? Faccio a 20 gradi, all'incirca 20 gradi di inclinazione la lama, vedi così? Non sto così, perché così la levo la lama, invece così la ravvivo e scivolo in questa maniera. La stessa cosa faccio da quest'altra parte, scivolo in questa maniera e lo sentite il rumore come fa? Gratta e mo taglia, guardate, ravvivare il filo. Il coltellino che ti piace tanto così, che io uso per i carciofi e le puntarelle, non va messo in lavastoviglie perché sennò il filo lo perde, non va lavato in lavastoviglie. Tutto quello che taglia, che è affilato, che vi serve per tagliare la grattugia, tutte le lame del frullatore, non va lavato in lavastoviglie, sennò va in rovina, non taglia più. Taglio qui, ma qui c'è un problema che è chiusa, è piena. Mentre quando vado più in qua, guardate, è vuota, quindi la parte è più tenera, quindi capite perché le puntarelle costano tanto, c'è tanto, diciamo tra virgolette, spreco. Poi vanno sfilate, se ci sono se sono fibrose, in questo caso sono perfette, taglio a metà e poi taglio in questa maniera, vedete che sono vuote? Guardate, così. Allora ci sta la scuola di pensiero di chi le fa col telaglietto. Il telaglietto oggi ce l'ho a Milano perché lo usiamo a Milano per fare le puntarelle, quindi perché noi le capiamo a mano, le facciamo a mano, le compriamo già fatte. E questa è una puntarella che al mercato di Roma, al mercato, non dico è mercato poi popolare, queste puntarelle costano all'incirca 20 euro al chilo. E fa un chilo di queste puntarelle, sai quanto tempo ci devi stare? A voi a te a lavorare e a sfilare. Ok, quindi non ve lamentate quando costano 20 euro al chilo, anche perché non te ne mangi un chilo di puntarelle, te ne mangi le 3 etti, 6 euro di puntarelle. Le parti quelle brutte che vedete brutte le tagliate, ecco qua, può succedere, vediamo taglia bene il coltello, te le mangi così, sono buonissime, posso fare anche così, che lascio attaccate un pezzetto sopra, vedete, guarda, adesso belle, come se fosse il telaglietto, ma telaglietto non è, lo sto a mano, guardate che belle, più piccole possibili. È estremamente facile. Per chi vuole comprarle già capate, compratele da qualcuno che le fa bene. Non le comprate nei supermercati, no, perché sono fatte proprio in maniera industriale e sono sempre molto fibrose. Quindi comprate dal fruttivendolo che le sa fare. Buttiamo subito gli spaghetti. Acqua salata, spaghetto, questo ci vanno quasi 15 minuti per cuocerlo, quindi ci abbiamo tutto il tempo necessario. Allora, adesso, se penso ai puntarelle, penso all'intingoletto, a qualicette, al peperoncino, a quel gusto leggermente acidulo dell'aceto, no? Dell'aceto di vino bianco che si mette. È un po' piccantino perché sta pure il peperoncino, quindi io voglio rimettere gli stessi ingredienti dentro a questa pasta. Quindi userò un bell'olio. Io qua in questo caso ho un olio, si chiama Delicate, e l'oliva, il monocultivar è di Frantoio, Toscana siamo, quindi Franci, metto questo bell'olio che trovo perfetto per questo piatto, abbondante, quindi dicevo al burro non ci metti più, ci ho ripensato, perché le puntarelle sono fatte con l'olio extravergine, non col burro, quindi me lo consentite, posso farlo? Lo faccio.
Appena si ammorbidita un pochetto, lo spaghetto, la pasta lunga, mettete tutto giù, perché se no avete una cottura che non è uniforme. Avete una parte un po' più tosta e una parte invece più morbida. Quindi mi raccomando, le puntarelle senza aglio non si possono mangiare. Come un risotto alla milanese senza zafferano. Ci metti la curcuma, ci metti il curry, non è la stessa cosa. L'aglio ce lo devi mettere. E anche per la pasta ci devi mettere l'aglio. L'altro giorno al ristorante è venuta una signora e mi ha detto: io non mangio aglio e cipolla. Il ristorante mio a Milano. Ho detto: ah, mi ha messo in crisi, perché letteralmente un piatto senza il cipolla, anche nel mio ristorante non ci sta, giusto insalata ci può stare. E quindi perché, ragazzi, l'aglio e il cipolla lo sapete che ne penso? È come fa l'amore senza baciarsi, la stessa cosa. I preliminari ci vanno. Dai, raga, e dai. Aglio grattugiato, acciughe. Non snobbate questo argomento, deve essere una buona acciuga. Accendete e fate ammorbidire sta acciuga con dentro l'olio. Ragazzi, io ho fatto lo sciopero, mi sono piombato qua così, fermo così, non vado più avanti. Te devi iscrivere adesso, in questo momento, faccio bruciare tutto, faccio scocciare la pasta, dai, iscrivete, che a me mi fa tanta differenza questa iscrizione, tu non puoi capire, vedi quei numeretti che siete tanti, quanto mi fa piacere, a te che te costa, non ti sto chiedendo i soldi, non ti sto levando una lira, un euro, niente, iscriviti e metti per la campanella, così vengo pure a suonare quando viene la ricetta nuova. Fuoco bassissimo con la wok, andiamo a sciogliere ste alici, devono essere abbondanti, si deve sentire. Staglietto e ste alici st'olio diventeranno un tutt'uno, sarà un'esplosione di sapori. Tu calcola, io sono tornato a Roma dopo 3 settimane, ho fatto la mia spesa, ho comprato le puntarelle, ma non ho trovato il peperoncino. Allora uno che fa? Ci mette il peperoncino secco? Ci puoi pure mettere il peperoncino secco, però, di qua, se ti dicessi che c'ho il congelato, guarda, come lo vedi? Sei felice, no? Sei felice, via, guarda qua. Vado, È congelato, Vai, così. Quindi, la dritta qual è? Congelatelo, vedete uscire fuori da casa, noi che vanno cacciato, vedete uscire fuori da casa perché dovete andare a Milano come me e andare a lavorare al ristorante, beh, o congelate, non sprecate niente. Acidità. Ci serve poi l'acidità, quando ce la mettiamo? Il succo di limone ce lo mettiamo dopo. Io farei così adesso, ci metterei un po' di buccetta di un limone non trattato, proprio un pezzettino. Guarda, poi capi come profuma sto limone. Questo lo lascio dentro il frigorifero, ancora è buono. Ci metto un goccetto d'acqua, perché non deve essere solo olio, ci metto pure l'acqua, no? Ma le puntarelle, quando ce le mettiamo? Io ci metterei proprio alla fine, che se non ancora senti che scrocchiano un pochetto. Caso possiamo pure fare una cosa, un po' ci mettiamo adesso. Che dici? E un po' alla fine, così diciamo sta doppia consistenza. Stiamo a fare insieme sta ricetta. L'ho fatta tanti anni fa, ma voglio rifare. E poi un'altra cosa, le puntarelle, ricette di puntarelle, ce l'ho pure qua. Te lo ricordi? Dei Sound of Love. Questo qua, ecco, mo ti sto a vedere una cosa. Te lo devi comprare, perché è perfetto sto libro. Per quelli come noi. Ci abbiamo il QR code e possiamo andare direttamente al video della ricetta. Metto 2 puntarelle adesso. Mazza. Comunque, Paola è più brava di me a fare puntarelle. Paola è quella che fa le puntarelle al mercato più belle di tutti. Lei aveva la scorza di limone, ha fatto il suo. Puoi capire che è buona? La lecco, buona, buonissima. Bello, mamma mia, spaghettoni, guarda qua che roba. Belli, belli, belli. Guarda che spaghetti ho. Acqua di cottura. Ma tu immagina questi spaghetti con questa salsetta d'acciughe, con sto peperoncino. Succo di limone, guarda ammazza che belli sti limoni. Succo di limone, guarda. Ti sgrassa la bocca. Non li torturate troppo perché se si spezzano, perché sono ancora belli duri. Ci vuole un po'. Lasciali sempre morbidi, non li fa appiccicare sulla padella. Non sta a fare spaghetti all'assassina, anzi, volete che vi faccio spaghetti all'assassina? Non ho mai fatti? Scrivete nei commenti se li volete, li faccio alla maniera mia. Buoni. Sul mio canale YouTube trovi altre ricette con bicchiere ghiacciato, Max Mariola, ecco qua. Un goccetto prosecco fa bene a tutti. Vai. Questo è l'anno 0 di Valdellovo, gli amici miei. Questi siamo conosciuti un sacco di anni fa e mi piaceva moltissimo il non filtrato loro, molto buono. Allora, ci siamo? Adesso mettiamo le puntarelle quelle un po' più, quelle nuove, così abbiamo questa doppia consistenza, ok?
Ma stai a vedere che salsa, chi è? The Sound of Love, ragazzi, chi è? Guarda che bella. Ma che ci costa sta pasta? Niente. Abbiamo fatto una pasta fantastica, guarda. Ora la faccio vedere. Guarda che spettacolo. Guarda che meraviglia, chi è? Guarda che pasta. Guarda che salsetta. Il rosso. Amidosissima, amidosissima. Ma la puoi fare pure con un'altra pasta, insomma una pasta più industriale, non c'è problema. L'importante è che fai bene il sugo. E là la salsa ci penso io a fatta fa bene. Ma pure il succo di limone. Che bella la vita, mamma mia. Con poco. Noi italiani con poco sappiamo fare i miracoli, oh. Mamma mia. Non potete capire. Hai visto? Non ci vuole niente a farla. Quindi, poco. I dettagli devi curare. E le mozzarelle devono essere buone, le alici devono essere buone e l'olio deve essere buono. Che ci vuole? Niente. Rifalla pure te.